Siamo qui alla chiusa di Miraflores, a pochi chilometri da Panama City, in una delle posizioni più iconiche del canale di Panama. Una straordinaria opera di ingegneria che ha trasformato per sempre il commercio globale. Da Panama City al Messico interamente in bus, attraversando tutti i paesi dell'America centrale: Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. 2700 km, 72 ore di viaggio in autobus, 6 paesi e 6 capitali in 3 settimane. Questa è Avventura in Centro America. Seguici in questo viaggio epico ed estremo. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti nemmeno un episodio di Avventura in Centro America. Il canale di Panama è una via d'acqua artificiale che collega l'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico, abbreviando di oltre 12.000 km il tragitto marittimo tra New York e San Francisco, rispetto alla rotta attorno a Capo Horn. La sua storia ha inizio alla fine del XIX secolo. Dopo un primo drammatico tentativo francese, fu l'impegno statunitense nei primi anni del Novecento a completare l'opera, affrontando sfide sanitarie, tecniche e logistiche che sembravano insormontabili. Il canale si estende per circa 82 km attraverso l'Istmo di Panama. La differenza di livello tra il livello dei mari e quello del grande bacino interno, il lago Gatun, è di quasi 27 metri. Per superare questo dislivello è stato ideato e realizzato un sistema di chiuse che sollevano le navi dall'oceano al livello del lago e poi le riportano di nuovo al livello del mare. Oggi le principali sono 3 coppie di chiuse: Miraflores, Pedro Miguel e Gatun. Of 18 feet of diameter, bringing the water from the lakes to the locks. Osservare una gigantesca nave entrare in questa chiusa, sentirne i motori, vedere l'acqua salire o scendere come in un perfetto meccanismo a orologeria, è un'esperienza che unisce arte e scienza. Ogni transito è un tributo all'audacia dei progettisti, alla fatica degli operai e all'ingegno umano, applicato a uno degli scopi più utili mai concepiti: collegare i mari e con essi il mondo. Qui a Miraflores vediamo in azione una delle chiuse più antiche e affascinanti. Ogni chiusa è una sorta di ascensore d'acqua gigantesco. Quando una nave entra, enormi paratie in acciaio, alcune delle quali risalgono ai primi anni del Novecento, si chiudono isolando la camera. Poi un sistema di valvole lascia entrare o uscire l'acqua, facendo salire o scendere la nave. In questo punto la differenza di quota tra il Pacifico e il bacino interno supera i 15 metri e le paratie, pesanti centinaia di tonnellate, si muovono con precisione millimetrica. Está lista para avanzar. Observe, ya bajó 8 metros, ahora preparándose para avanzar hacia la siguiente cámara. La cámara baja a su izquierda, donde la bajaremos los últimos 8 metros. Pendiente podrá observar cómo sale humo de la chimenea de esta embarcación, probándonos que el buque utiliza su propia máquina, siempre utilizando su propio motor. Locomotoras le asisten para alinearlo, para llevarlo en el centro de la cámara, evitando que golpee las paredes. También estarán asistiendo para detenerlo a tiempo, como si fuese un freno. Locomotoras frente a ustedes de la tercera generación al costo de 2.3 millones cada unidad. En breve minuto verá la locomotora avanzando allá a la izquierda y bajando como una pequeña montaña rusa. Uno de estos requerimientos es llevar un piloto del canal a bordo de cada embarcación. Usted podrá observar un banderín mitad rojo, mitad blanco en el mástil, indicando la presencia del piloto del canal. En 1914, el Canal de Panamá inició operaciones con 18 pilotos. Hoy día funciona con un promedio de 300.
El otro requerimiento importante es el pago del peaje por adelantado. Vessel ready to move forward, going to the lower chamber with the assistance of the electric towing locomotive. You can see. Questo sistema di chiuse ha richiesto una visione ingegneristica straordinaria, camere di chiusa ampie e profonde, in grado di accogliere grandi navi, paratie a battente, capaci di resistere a enormi pressioni idrauliche, serbatoi laterali, per riutilizzare l'acqua e rendere il processo più efficiente. Los muros hay gigantescas alcantarillas, las más grandes de 6 metros de diámetro. Observen. Quando fu completato nel 1914, il canale di Panama poteva gestire navi con una lunghezza massima di circa 294 metri, una larghezza di 32,3 metri e un pescaggio di 12 metri. Le cosiddette Panamax. Nel 2016, grazie all'ampliamento del canale, un progetto enorme, costato miliardi e durato quasi un decennio, è stata aggiunta una nuova serie di chiuse più grandi, con camere di circa 427 metri di lunghezza e 55 metri di larghezza. Queste nuove chiuse, dotate di porte mobili a cassone e sofisticati sistemi di risparmio idrico, consentono il transito delle navi di classe Neo-Panamax, con tonnellaggi ben superiori rispetto a quelli che potevano passare nel canale originale. Il canale ha segnato una svolta nel commercio mondiale, permettendo alle merci di attraversare l'Istmo in poche ore, invece di settimane di navigazione attorno ai continenti. Durante entrambi i conflitti mondiali del XX secolo, il canale ha avuto un ruolo strategico fondamentale nel movimento delle flotte e delle risorse, ed è ancora oggi un cardine dell'economia marittima globale, con migliaia di navi che lo attraversano ogni anno. El descenso tomará tan solo de 8 a 10 minutos. Descender la nave los primeros 8 metros. My friends, be ready. It will take only 8 to 10 minutes to go down the first 27 feet. Es un gigantesco sistema de alcantarillado que permite transferir unos 12 millones de litros de agua dulce por minuto. Así es, todo es agua dulce proveniente de las lluvias. To prevent to hit the walls in a few minutes, also helping to stop on time as a brake.
You can take a look of the smoke coming from the ship. Let us know the vessel is using the on-power, always using the on-power, the electric towing locomotive are guiding the ship, trying to keep it right at the center. By Mitsubishi, Kawasaki, and Toyo Denki, working locomotoras de la tercera generación construida por la compañía japonesa Mitsubishi, Kawasaki y Toyo Denki, trabajando juntos para la segunda y tercera generación de locomotoras en el Canal de Panamá. Son hechas a la medida, no existen en ningún otro lugar del mundo, solo aquí en el Canal de Panamá, locomotoras eléctricas de la tercera generación. Damas y caballeros, buen momento para saludar a todos los que van a bordo de esta embarcación. Dar un caluroso aplauso a todos los que van a bordo de esta embarcación. 1, 2, 3. También un anuncio importante. Nel prossimo episodio, Panama, Caffè Geisha, il caffè più costoso del mondo.